Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, top scoob, piccolo coltellino da backup che andiamo a vedere insieme. Ragazzi, spacca bene, arriva bello fino al tagliente, La legna che abbiamo tagliato è quella che abbiamo spaccato l'altro giorno, quindi ragazzi, legna dura, legna dura, la sentite, la spacca bene, non ha nessun problema. Ero un pochino titubante per il filo fino, bel coltellino che taglia veramente bene questo, Ragazzi, anche nel batonico, ovviamente è leggero per quello che può fare, lo fa tranquillamente. Ragazzi, coltello che viaggia benissimo, sia all'inglese col pollice sopra per i lavorati di fino o tutto in mano per andare a lavorarci di forza, ragazzi, va via che è un piacere. All'inglese va via davvero bene, ragazzi, per sti lavoretti
è un coltellino assolutamente super funzionale. Punto normale le fa tranquillamente, ragazzi. Avete in mano un bel coltellino da backup perché è piccolino. Per alcuni ragazzi è un coltello completo, per me è un coltellino da backup per fare i lavoretti che va alla grande, funziona bene, tagliente ottimo, scende bello fino al filo, ragazzi. Non è una Scandi A0 perché è un mini micro bevel, però comunque fino. Quando lo usate dovete pensare un attimino che se andate a batonare sui pezzi, ragazzi, di San Pietrino, ovviamente magari il tagliente ne risente perché arriva veramente fino. Dall'altra parte è un tagliente spettacolare che fa paura, ragazzi, tanta roba. Ragazzi, riduzione perfette, è il suo lavoro, questi lavoretti qui sono il suo, ragazzi, lo prendete per farci questi lavoretti. Adesso facciamo anche il picchettino, così lo potete usare, ragazzi, quando fate le cosacce con l'amorosa nella tenda. Ragazzi, il picchettino fatto, ovviamente ci vuole un secondo. Ragazzi, per questi lavoretti qua è un coltello che va di brutto, si usa bene, in mano sta bene, è a tutta mano, tiene bene, avete un bel controllo della lama e soprattutto la lama è taglientissima. Ragazzi, punta perfetta. Ovviamente non vado dentro mezza punta e vado in torsione o vado in leva, perché comunque finisce veramente fina, ragazzi. È una bella puntina super tagliente. Se dovete farci dei buchetti, fateli così. Lavorate in questo modo e andate dentro a fare il buchetto, ragazzi. Ovviamente andare dentro nel legno con una punta fine, entrare e andare in leva non è sicuramente quello che deve fare questo coltello. Poi sì, l'abbiamo fatto, tiriamo fuori qualcosa, però ragazzi è una cazzata. Usate i coltelli per quello che sono stati progettati e non per andare a scardinare i bidoni di petrolio per rubarvi il petrolio e farvi la benzina in casa. Ragazzi, dentro con la punta si lavora così col coltello di punta per fare i buchini, ok? Non è che si lavora lama in mano e si va dentro, oppure coltello così e andate giù così, ragazzi, come preferite. Però andare dentro e andare in leva, ragazzi, è solo un modo per vedere se si rompe la punta. Utilità nel bosco io sinceramente non gliene trovo.
Ragazzi, ricciolini finissimi, un tagliente spettacolare, li fa da Dio. Ho fatto il malloppone qua perché ragazzi con il suo acciarino della casa praticamente scintille quasi zero, con l'erchia di toro un pochino di più. Non so se è la copertura, è la prima volta che mi capita con un tops che non accenda, ragazzi. Però noi abbiamo la nostra classica palettina, ragazzi, eccola qua. Vediamo se con la palettina parte. Eccolo qua, e con la nostra palettina lo facciamo partire, ragazzi, senza problemi. Ovviamente senza la palettina oggi erano cazzi, in emergenza ovviamente, perché il coltello, ragazzi, almeno io non riesco a farlo partire. Se qualcuno di voi è riuscito a farlo partire, me lo dice, ragazzi, perché magari sbaglio io qualcosa, ma secondo me qua scintille veramente pochissime, la prima volta che mi succede con un tops. Eccoci qua, ragazzi, appena tornati dal bosco, vediamo com'è andato il coltello. Ma incespica un pochettino, ragazzi, perso un pochettino. Ovviamente, ragazzi, 1095, la parte dietro è rimasta bella affilata, davanti un pochettino strappa. Comunque proprio qua davanti, ragazzi, qua davanti un pochettino strappa, ma adesso andiamo a riaffilarlo e lo portiamo di nuovo a rasoio. Eccoci qui, ragazzi, coltello appena riaffilato, 2 passatine sulle bacchette, ragazzi, è un pelo di strop. Ragazzi, c'è poco da dire. Tops 1095 di tops, spettacolo, veramente spettacolare. Cosa gli volete dire? Non gli dite nulla. Guardate come taglia, ragazzi, e vi inginocchiate perché 1095 di tops è davvero spettacolare. Eccolo qui, ragazzi, il cube della Tops Compact Utility Blade. Ragazzi, coltellino da backup, ovviamente spostato sul taglio, dato che lo spessore è di 3,5 mm. Solitamente siamo abituati anche su coltellini di questa dimensione alle misure di Tops, ragazzi, che fa spessori appunto da 6, 6,5, 7 mm su un coltello con lama da 10. Quindi questo è un coltellino spostato sul taglio. Il tagliente non è proprio uno Scandi a zero, ragazzi, come vedete non arriva a zero, ma è uno Scandi che finisce con un piccolo micro bevel. Quindi un tagliente secondo me veramente super affilato, taglientissimo, che in più, avendo questo mini micro bevel, non finendo proprio a zero come uno Scandi puro, vi regala anche un po' di robustezza nei compiti. Infatti non ci siamo fatti problemi nell'andare a batonare, ragazzi, anche il legno duro senza problemi. Ovviamente tutta roba alla sua portata, ripeto, finisce fino, ragazzi, il coltello al filo finisce abbastanza fino, non ci potete andare a spaccare i sanpietrini, ragazzi. Il quarzo, ragazzi, blocchi di quarzo, è un coltello che tenuto nel taglio funziona alla grande, per i piccoli lavoretti, per gli intagli, per il cibo, ragazzi, per il cibo, per fare i piccoli lavorettini con la lama in mano è comodissimo. Per il cibo, per i lavoretti nel bosco, le punte, gli intagli, è comunque un coltellino da affiancare, un coltellino tuttofare, diciamo, un Compact Utility Blade da affiancare a un coltellone più grosso, un'accetta, un seghetto, ragazzi. Coltellino che in mano, vedendolo, dite, vabbè, è un po' squadrato, solitamente siamo abituati alle manicature un pochino più ergonomiche, qui è proprio quadrato. In realtà, ragazzi, in mano vi dà una sicurezza nell'uso veramente straordinaria. Tra l'altro, ragazzi, secondo me è bellissimo, è veramente bello, è veramente bello. Poi a me la micarta di Tops fa godere di brutto, ragazzi, fa godere di brutto. Mi mettono sempre il buchino
Per fare il fuoco con l'archetto, ragazzi, bello, però io li preferisco senza. Non ci fosse, sarei più contento, però vabbè, ce lo teniamo, ragazzi, ce lo teniamo, sicuramente non è quello il problema. Ragazzi, un bel coltellino, vi do 2 misure. Il coltello nella sua interezza misura 20,3 cm con questa lama da 9,5. Ripeto, non è uno Scandi puro, finisce con un micro bevel, eccolo lì che lo vedete, un piccolo micro bevel che gli dà un pochino più di robustezza, ragazzi, perde sì un punto in taglio rispetto a uno Scandi a zero, ma avete più sicurezza e taglia veramente brutto, ragazzi, taglia veramente brutto. Ha un peso di 148 grammi, quindi ragazzi è un coltellino piccolo, ripeto, spessore 3,5, 3 mm e mezzo, diverso rispetto a quello che ci ha abituato a Tops sui putrelloni anche corti, ragazzi. Coltellino che in mano sta bene, all'inglese, avete anche il posto per appoggiare il vostro bel pollicione, ragazzi. L'incavo qua, andate via tranquillamente, ragazzi, posto per il laccetto, ma io non l'ho messo perché lo trovo molto comodo in mano così, ragazzi. Manicatura ovviamente a tutta mano, ci lavorate veramente bene, la punta non è finissima ma non è neanche da andare dentro a far leva, ragazzi. Ovviamente prodotto made in USA come tutti i Tops. Aveva perso un pochino qua davanti, però abbiamo anche battonato sul legno duro. Ragazzi, ripreso con 2 colpi di bacchette, guardate che bello, sì, qualche segnetto, però ragazzi è praticamente nuovo, segnettino lì davanti qua, però è praticamente nuovo, è bellissimo, ragazzi, veramente bello, veramente bello. Una parte fondamentale dell'equipaggiamento, diciamo, che va arriva insieme al coltello è il foderino, perché il foderino, ragazzi, è davvero figo. Allora, qua avrei preferito un automatico, però ci ha messo il velcro, ce lo teniamo. Coltellino dentro, chiuso col vostro velcro, chiudete il patellone che avete davanti, eccolo qua, e in cintura, a un occhio non attento, diciamo, non è che lo nascondete, però a un occhio non attento potrebbe non passare come un coltello, qualcosa che avete appeso in cintura, ragazzi, ovviamente al molle, potete attaccarlo come volete. Io gli ho messo la cintura qua, ragazzi, è comodissimo. Ovviamente, ragazzi, così è quasi nascosto, diciamo, non date dell'occhio. Non vi piace così perché avete il patellone, ogni volta che lo aprite dovete fare, disfare e tutto? Facile, stacco qua, ok, staccate la patella praticamente, ok, lo chiudete ed eccolo qua, ragazzi, tranquillamente in cintura senza problemi. Stavo guardando se poi si riesce a levare anche questo, penso di sì. Ok, potete levarvi pure questo, ragazzi, così non avete neanche ovviamente il maschio dell'aggancio. Così ve lo portate in cintura tranquillamente, ragazzi, e avete il coltello pronto all'uso. Ripeto, io avrei preferito l'automatico, anche perché come al solito non parliamo di 2 soldi sui coltelli Tops, però ragazzi ci hanno messo il laccettino così. Ce lo facciamo andare bene così, ragazzi. Ovviamente coltello sempre pronto all'uso in questo modo, senza la sua patellina, ragazzi. Una cosa che arriva con il coltello è il survival kit. Ecco qua, arriva esattamente in questo sacchettino, e nel sacchettino vi faccio vedere, eccolo qua, avete dentro Explorer, eccolo qua, e vi fa vedere praticamente cosa c'è nel kit, ma adesso andiamo a vederlo. Ovviamente la cosa che mi ha un po' messo così, è arrivato Elwood intanto, ecco lì la sua coda. La cosa che mi ha fatto un pochino così è che comunque un coltello da 200 euro, 190 euro mi arriva in una scatoletta di cartone. Se mi metti una scatoletta di plastica sono più contento. Dentro abbiamo il classico fischietto, ragazzi, che conoscete tutti di Tops, lo avete in tutti i coltelli Tops praticamente. Una lente, eccola qua che arriva la lente che ho lasciato qua dentro perché ci manca solo di accendere il fuoco con la lente. Già me lo fate accendere con come si dice, con l'acciarino. Abbiamo questo, ragazzi, che deve essere qualcosa per segnalare, le solite cose che andate a segnalare con i segnali luminosi. Non l'ho mai usato, ragazzi, per i segnali luminosi non so
Cosa consigliarvi, ma non li ho mai usati? Abbiamo dentro il moschettone, eccolo qua, moschettoncino normale ragazzi da 2 centesimi, dal ferramenta Gigino 2 centesimi di moschettone. Vi faccio vedere cosa ho scelto io di lasciare con il coltello, perché oltre a questa roba c'è la roba che ho messo io nel coltello. Non ci ho messo tutto perché secondo me quello che serve l'ho messo, ragazzi. Allora, prima di tutto il fire steel, che poi abbiamo visto che col coltello non si accende, ragazzi. Questa cosa mi ha un po' infastidito perché è il primo tops che uso e non riesco a accendere il fuoco. Praticamente lo spigolo non è proprio occhio ragazzi, occhio. D'altronde è sempre addosso, ragazzi, c'è poco da fare, ve lo beccate in tutte le recensioni. Ragazzi, non è proprio a spigolo vivo, non taglia, diciamo, se ci passate il dito, e con la copertura a me non faceva scintille. Magari sono io che non sono capace, ragazzi, sono io che sono uno scorreggione del fire steel, però a me non si accendeva. Comunque, a parte avere il nostro fire steel, ragazzi, eccolo qua, io l'ho fermato in questo modo, così, con la cordina, non ve lo perdete, vi serve, lo aprite, sfilate, eccolo qua, e lo tirate fuori. Eccolo qua. Fire steel della Tops, ragazzi, a me non faceva proprio scintille. Poi l'ho provato con il Cansball, fa le fiammate, è proprio il fatto del dorso di questo coltello, c'è poco da fare. Però se mi dai il fire steel e il coltello che non ha il dorso a spigolo vivo per accenderlo, nel kit mi devi mettere almeno una palettina, questa cosa sicura. Poi andiamo a vedere cosa abbiamo. Eccolo qua, abbiamo la nostra scatoletta. Ragazzi, era la scatoletta di una chiavetta USB che avevo per lavoro. Ho usato questa perché non potevo di certo mettere la scatoletta di plastica nel kit. Allora, dentro c'è, ragazzi, questo elasticone, è compreso, ok? Un bel elasticone per farvi quello che volete, ragazzi. Eccolo lì, elasticone. Poi abbiamo, adesso mi volerà via tutto perché c'è il vento, abbiamo del filo da pesca, eccolo qui, che lo mettiamo qui davanti, ok? Abbiamo nastro arancione per segnalazione e per accendere il fuoco lo potete usare come esca. Poi abbiamo la bussolina, eccola qua, che vediamo subito se punta giusto, ve lo dico io, punta giusto, perfetto, questa è giusta. Ok, abbiamo l'apriscatole per aprirvi le vostre belle scatoline, eccolo qua, l'apriscatole per aprirvi le vostre scatoline di fagioli nel bosco, così poi fate tanti scurreggioni. 2 spille, eccole qui che le vedete. Poi abbiamo degli ami da pesca, eccoli qua. Lametta da barba, 2 lamette da barba, adesso non me le fate togliere, sono 2 lamette da barba, fidatevi di me, ok, eccole lì. E poi io ci ho messo anche dei cerotti, ovviamente, cerotti normali, questi qua sono i cerotti che compro a Coop. Ah, eccolo qua, è l'ago che è rimasto appiccicato alla calamita perché la scatoletta che ho usato è con la calamita, ragazzi. È un bello spillone per ricucirvi come Rambo, ragazzi, dopo che vi sparano appesi a una rupe dall'elicottero. Avete anche il bello spillone, ragazzi, eccolo qua, eccolo qui. Magari gli puliamo un attimino la punta che è rimasta adesso sulla calamita, avrà tirato su un pochino di ferro, ragazzi, fatemela pulire, eccolo qua, eccolo qui. Perfetto, ragazzi. E lo spillone. Ragazzi, avete un po' tutta questa roba, più questa che vi ho fatto vedere prima, nel kit. L'unica che è molto interessante, poi chiamarlo kit di sopravvivenza lascia un po' il tempo che trova, però è molto interessante. Mi è piaciuto che nell'equipaggiamento ci fosse anche un piccolo kit, però ragazzi, me lo mettete in una scatola di cartone? No dai, non me lo puoi mettere in una scatola di cartone. Parliamo comunque di un coltello, ragazzi, che costa 200 euro, 190-200 euro. È un coltello della Madonna, ragazzi. Il coltello vale quei soldi, nel senso che se vi piacciono i tops sapete che i prezzi sono quelli, e il coltello per coltello da taglio, per coltello proprio da uso sul cibo, per i lavoretti, ragazzi, è da consigliarvi al 100%. Se mi mettevano una scatoletta in plastica così che costa praticamente 1 centesimo invece della scatoletta Explorer di cartone, sarei stato più felice. Però ragazzi, secondo me tanta roba, un coltellino che nei tops, se lo trovate ancora a questo prezzo, perché comunque
stanno aumentando a dismisura i prezzi, ma se lo trovate ancora tra i 190 e i 200, ragazzi, secondo me provatelo, perché quando provate il tagliente di questo coltello restate veramente a bocca aperta, perché è veramente ultra maneggevole, in mano sta bene, fate una forza incredibile, avete un taglio di fino che fa paura e in più, ragazzi, secondo me è veramente bellissimo. Andiamo alle conclusioni finali. Ox Cube, ragazzi, piccolo coltellino da backup che in mano sta veramente bene, ragazzi. Non si direbbe guardandolo, visto che è molto squadrato, ma in mano vi assicuro che è comodissimo, si lavora molto bene con un'ottima precisione e in più, ragazzi, si riesce a fare tantissima forza. Un tagliente votato al taglio che arriva bello fine, non è uno Scandia Zero, ha un piccolo micro bevel, ragazzi, però anche grazie allo spessore ridotto rispetto ai putrelloni della Tops da 6 mm, ragazzi, qui abbiamo uno spessore ridotto che ci consente di eccellere nei compiti da taglio. Ovviamente, eccellendo nei compiti da taglio, se dovete andare a spaccare i sanpietrini di questa dimensione, magari non è il coltello adatto. È un coltello, ragazzi, che appunto, avendo la sua qualità migliore nel taglio, è un coltello che secondo me dovete cercare come coltellino da backup. Perché? Perché un coltellino da backup deve eccellere nel taglio, quindi tanta roba. In più abbiamo il suo foderino col kit di sopravvivenza, ragazzi, tra virgolette sopravvivenza, ragazzi, kit di sopravvivenza con anche il Firesteel, però il coltello, il Firesteel non lo fa partire, soprattutto quello originale. Secondo me per la copertura e per lo spigolo, che non è proprio spigolo vivo. Prima volta che non mi si accende il fuoco con un Tops. Secondo me è la copertura. Comunque, se comprate questo coltello, ricordatevi insieme al kit di sopravvivenza di metterci anche una palettina, perché se in emergenza dovete accendere il fuoco con questo coltello non lo accendete. Per il resto, ragazzi, coltello che io vi consiglio veramente di provare, perché sta veramente in mano da Dio. Anche nella presa pizzicata per andare a lavorare di fino è una meraviglia. Tagliente super, ragazzi, provatelo, poi mi dite. Dal Tops Cube, dal parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!